I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. Jackpot. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. Intrighi politici. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. Che poi, spoiler, robe di questo tipo ci sono nel manga di Genshin Impact che all'inizio non si capiva tanto. Cioè, quando ti fanno vedere i fatui all'interno del manga, tu dici, ma cioè, cosa c'entrano loro, no? Perché quelli di Mondstadt dovrebbero preoccuparsi così tanto? E invece no, si preoccupano. Per quale motivo? Perché Mondstadt letteralmente confina con Snezhnaya. Perché Mondstadt si trova al nord di Teyvat, no? E quindi, dato che sono comunque una presenza particolare a 360 gradi, insomma, nel mondo di Teyvat, figurati all'interno di Mondstadt. E qua anche loro, cioè, non è che possono fare quello che vogliono, per questo motivo si preoccupano del tutto. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. Mamma mia. Eccola qui. I assume you see it the same way, Miss Farina? Arlecchino, la Fantesca, la quarta degli 11 messaggeri dei fatui. Ma quanto sei buona, mamma mia. Lady Farina? Ma che belle queste cambi di inquadratura. Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. Yeah. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. As you surmised, understanding Child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Che bella pure questa inquadratura. Che poi, tra l'altro, permettimi, ogni personaggio dei Fatui, diplomatico, politico, cioè, sei un messaggero dei Fatui, come fai a definirti il diplomatico? C'era la signora che faceva il cavolo che voleva, ha preso a calcioni 20 e me la chiami diplomatica dei Fatui. Dai, su. Ok che in politica ti puoi dire quello che ti pare per la testa, ma cioè, non prendiamoci in giro, dai. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. Cioè, qua avete perso un'occasione, Oyovers, per fare la sigletta Better Call Arlecchino. Direi che ci stava tantissimo, è diventata un'avvocata adesso, quindi diplomatica, messaggera dei Fatui, adesso anche avvocato. Più vai l'istituzione della Casa del Focolare. Cioè, cosa fa di più sto personaggio? Fa tutto, fa. Va bene. Wait a second. Are there usually so many Gardermacks around here? Questo significa che... They're already onto us? Preparati a combattere. No, Prisoners eccolo number qua. 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. Che bel doppiatore. Ah, beh, hai capito il signorino...
Rasley, ma come diavolo si pronuncia sto nome? Mamma mia. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the guard mechs come and wait in formation. Addirittura. You know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. Tu devi essere... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. Linea in napoletano, questo non lo so. La Sigewin! Se questa è la pronuncia. Ma che carina! Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Ah, si occupa dell'infermeria. Beh, giusto, c'ha... L'outfit è quello. Tra l'altro, guarda che cuoricino che c'ha. Fortunately for you, but thank you for your concern, Sigewin. Sigewin. Poi lo vedi perché a me fanno imbestialire ste cose. Non c'è costanza. Perché Ge? Per esempio Gepard. Noi in italiano diciamo Gepard. Non si pronuncia Ge. Ge è brutto. Then you must be here for those two. Guarda, se non la fanno healer questa qui, non saprei Allow come me to farla nel introduce gioco. you. This is the infirmary, and Sigewin here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Mi è venuta in mente una cosa stupida. Meno male che il signorino Risley, Virio Tesler, quello che è, doveva essere cieco. Ce lo ricordiamo, i grandi guru di sto cavolo che avevano detto no, il personaggio è cieco, non ci vede, fa così, capito? Non ci vede, le grandi analisi narrative. Mamma mia. Poi ti dico, perché non ti devi fidare di me o non ti devi fidare degli altri? Ma Dio santo, Dio santo, ma analizzatela una roba con un minimo di cervello. Dio santo, sempre a dire le stesse stupidaggini tutti quanti. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time Chi to lo join diceva us è for dinner. cieco, sì. Oh, I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. Cosa? but forget about the two of us. Not even Neuvillette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I Okay. believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. Pensa a When the te. previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished.
The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro-Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro-Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." E questa è solo una stanza normale? Well, let's spice it up a bit. And here you go. Ma è... What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontainian history? Poco o niente, siamo arrivati adesso. Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. Ne abbiamo già parlato, gente, perché noi la storia la sappiamo, cavoli. Però ne abbiamo già parlato, According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. Ma è So esplorabile the sta moment I roba. began to speculate that the primordial Guarda, sea ben might intrigante. lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. They're here. Just like I said. What happened? Uh, You're just in time. But be ready to run. Vedi che l'acqua è strana. Ullala. Ai 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 ai. Non è servito molto. 3, 2, 1. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. Che figata. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Wow, che figata, mamma mia. Questa è la prima volta che noi vediamo la Fantesca, eh? Prima volta in assoluto. So you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave.
one of the 11 Fatui Harbingers. Ok. Quindi questa è la Fantesca, il capo della casa del focolare e il padre dei fratelli di Linei. Non sembra una persona che ti metta a tuo agio. Saluti, piacere di conoscerti. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Cosa accade? Stati calma. Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? Ci ha provato fino alla fine, My Bryce. thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Diciamo di sì, dai. Sounds about right. Che figata! A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Vedi com'è in personaggio? Cioè, ha detto una cosa che ha assolutamente senso per la sua caratterizzazione da giudice. Non ha detto una roba a caso, Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. Vedi, questa è interessante vedere come appunto tutti si stanno preoccupando della profezia tranne Fiorina. Cioè, quella che dovrebbe fare qualcosa non lo sta facendo. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves?
Buona domanda. I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? Questa è una domanda particolare però, eh. You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Ma queste inquadrature, with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meropide. Bella questa. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Oh, come over here, you little critter, you. Guarda là la signorina Arlecchino. You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Tra l'altro questa riprende tantissimo Natasha di Genshin Impact, giusto per dire. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydrognosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Una maledizione. Attenzione. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination Poverina of signorina. Fosor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is actually the genuine article. No. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. Come sei arrivata a questa conclusione? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Ma di che cavolo stai parlando? Ti ripeto, guarda che ogni Archon è una drama queen, quindi non è che ti puoi basare sulla Tsarisa per avere capito tutto, cioè per pretendere di capire tutti quanti. Quindi Sordi Arlecchino ma è un piano proprio di serie B. Cioè, ti ripeto, ogni Arconte è unico, se non lo fosse non avrebbe senso. Quindi, secondo me, non ci siamo a livello di Iano da cattivona. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. Sì, ecco, già, ok, già questo ha più senso. It is, however, quite amusing to me
that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Pensa a te, questo è Don't you particolare. think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. Ooh, okay. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Che sia questo un modo per dirci che il personaggio sarà giocabile? Probabilmente sì. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. Vero? If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. Ok, interessante. Cos'hai avvertito a Forte Meropide? Sei riuscito a proteggere coloro che avevano bisogno di essere difesi? I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? Il perché piove? Vabbè, dai, Oyoverse. I limpidi cieli che si riempiono di nuvoloni scuri. La pioggerellina si fa più pesante e si tramuta in un acquazzone. E proprio un attimo fa Neovillette ha dato voce al suo senso di disperazione. Ripensa a quella leggenda e ripensa a quello che Freminet diceva. Si dice che un drago d'acqua risiedesse a Fontaine. Ogni volta che questo piangeva, i cieli si rannuvolavano e iniziava a piovere. Un momento, Neovillette, non puoi essere... You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? È il drago sovrano dell'acqua. The dragon of... what? Huh? Guarda la Please do reazione. not be so surprised. Ah, c'è anche Fiorina? Farina? Neverland, are you listening? Ah, my apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? Vero? Questa è una domanda che mi stavo facendo pure io. Brava Paimon. None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Ah, hai visto? Eccola qua la bomba di lore. Quindi questo ti va a spiegare il perché appunto i draghi elementali non sono così tanto importanti nel contesto appunto di Tevat al giorno d'oggi, perché una parte del loro potere è stato utilizzato per creare queste divinità artificiali, ovvero gli arconti. Poi quale sia in tutto ciò il ruolo della Gnosi, e immagino che dovrebbe essere appunto una sorta di collegamento. Cioè, se Celestia ha preso questo potere,
ovvero il primo usurpatore, quindi non è l'Unknown God, non è quello. So che la gente ci va con il pensiero, non è quello. Però appunto, se tu hai preso questo potere dei draghi e poi lo hai utilizzato per creare questi arconti, queste divinità artificiali, se così lo vogliamo chiamare, evidentemente anche loro senza lo Gnosi hanno perso un po' di potere. Capito? Quindi va bene. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. Ma guarda caso, ma che peccato! Come siete dei furboni, Hoyoverse! Inserire un personaggio che ha tanta lore dietro l'hai fatto una volta con Zhongli. E anche lui non è che arrivava chissà dove. Ma adesso c'hai Neovillette, però magicamente neanche lui sa parti della storia antica. Peccato, peccato. Però, dai, è costruito bene questo personaggio. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Ok, però scusami un attimino. Dato che tu stai accanto a Fiorina, che dovrebbe essere l'Arconte di Hydro, no? Tu sai che praticamente potresti risolvere il problema se ti va a ridare l'autorità elementale. Forse questa autorità elementale non te la può dare l'Arconte. Forse. Forse lo stesso Gnosi non è, a suo modo di essere, l'autorità elementale. Quindi quando la Zarisa va a raggruppare tutti gli Gnosi, non sta prendendo l'autorità elementale, insomma questo potere dei vari draghi. E forse anche per questo Celestia non è ancora intervenuta. Capito? Quindi quell'oggetto che che stanno cercando i nostri personaggi, insomma i fatui, potrebbe essere importante come potrebbe anche non esserlo. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. Attenzione. Figata. Wow. E con questo si conclude l'atto 4 dell'Archon Quest. Abbiamo finito quest'Archon Quest, l'atto 3 e l'atto 4 di questo capitolo dedicato appunto, insomma, alla storia principale di Fontaine. E ti devo dire che mi è piaciuta. Mi è piaciuta questa parte dell'Archon Quest. C'è stata una parte molto lunga nella fortezza di Meropide che veramente sembrava un pochino interminabile. Cioè non era brutta di per sé, ma col ripetersi ciclico di alcune cose era diventata un pochino noiosa, no? E però a parte questo hanno ripreso tantissimo nell'atto 4, soprattutto nelle ultime missioni. Quindi a livello di andazzo di storia, per come hanno narrato il tutto, come sempre ci sono alti e bassi, ma questo non mi meraviglia. Cioè, ripeto, se seguite Genshin lo dovreste sapere meglio di me, appunto, che ci sono alcune parti che sono fatte bene e altre ogni tanto che non riescono a rendere quanto dovrebbero. A parte questo, però, abbiamo avuto finalmente la conferma che il signorino Neovillette è il drago elementare dell'acqua. Questo ormai l'avevamo già visto, letto nei leak. Ormai mezza Twitter sapeva tutta sta roba. Anche gente che non conosceva, insomma, che non gioca a Genshin, sa che Neovillette era ormai il drago elementare dell'acqua. Però il reveal è stato fatto bene. È stato fatto bene. Sicuramente le altre parti narrative con Arlecchino sono riuscite. Secondo me è un bel personaggio da introdurre all'interno della trama. Io spero che non faccia la fine di Dottore, cioè che tu lo vedi qua, poi sparisce nel nulla, non diventa né giocabile e poi, cioè, capito? Rimane nel dimenticatoio, nell'armadio di Hoyoverse, che quando poi si decidono lo tirano fuori. Cioè, una cosa di questo tipo la posso accettare per Dynasty, perché sappiamo che è un personaggio molto futuro. Ma per i vari messaggeri dei fatui, cioè, magari ci hai abituato male dandoci giocabile Child fin dall'inizio e Scaramouche che è arrivato 2 anni dopo, però capito, cioè, mi aspetto di vedere dei personaggi all'interno della storia che poi quest'ultimi me li rendi disponibili. Ma a parte questo,
Mi è piaciuta la sua caratterizzazione, mi è piaciuto che ci hanno fatto vedere il personaggio a 360 gradi, quindi abbiamo avuto la conferma che dovrebbe avere una vision di Pyro, quindi anche qui non possiamo dire che sto liccando robe, gente, perché appaiono direttamente nel gioco. E la parte più interessante di questa Archon Quest è stata sicuramente il finale, con quella visione legata alla vision di Hydro con Tartaglia e quella balena, che io qua potrei dirvi diverse cose, ma non ve le dico perché non voglio rovinare la sorpresa a nessuno. Però diciamo che ti puoi fare un'idea, su quale sarà la funzione di quella vision, o meglio di quella visione a tutti gli effetti dell'essere che ha visto Tartaglia, e come questo andrà a rientrare nella parte del gameplay appunto della prossima patch. A parte questo, tutto il discorso per quanto riguarda le gnosi, il ruolo dei vari draghi elementali, è una cosa che avevamo già un pochino citato qualche tempo fa, qualche approfondimento narrativo che trovate già sul canale YouTube, gente. Però mi piace il fatto che, ti ripeto, vanno ad introdurre dei personaggi che hanno un bel po' di lore dietro, ma allo stesso momento non ti dicono chissà che cosa, no? Perché il senso stesso di avere una lore è che tu non vuoi renderla fin troppo accessibile. Cioè, se tu hai un personaggio che ti spiattella tutto, che ti dice qualsiasi cosa, ti va a togliere l'interesse. Mentre invece se tu hai un personaggio con un passato che si ricollega appunto a diverse parti narrative piuttosto importanti, quindi parliamo del primo usurpatore, insomma del Primordial One, dell'autorità elementare dei draghi elementali, del fatto che sono stati scacciati, che gli hanno rubato questo potere, che poi tramite esso Celesti ha fatto gli arconti. È tutto interessante, assolutamente, però appunto ti viene detto da un personaggio che però non ha memoria, non ha esperienza diretta di tutte queste cose, e questo viene fatto appunto per innalzare questi contenuti narrativi, capito? Cioè è bello vedere, ancora una volta se mi permetti, come le varie parti di trama di Genshin Impact vanno a darti due cose essenzialmente. Una è la parte di trama del presente, ovviamente, quello che accade, che vedi all'interno dell'Archon Quest, e poi c'è tutto il resto, cioè hai le introduzioni dei personaggi, caratterizzazioni, storie, la storia di Fontaine, insomma della location e tutto il resto. Quindi muovi la trama su due binari, che fino ad oggi ha assolutamente funzionato. Cioè andatevi a vedere l'ultimo video che ho fatto dove parlavo un pochino di Assassin's Creed Mirage. Quello è stato sempre un franchise che si muoveva sempre su un unico binario, e questo binario cambiava in base al gioco, perché la trama doveva sempre essere quantomeno standalone, ovvero che funzionava all'interno del singolo gioco. Mentre invece qua, all'interno di Genshin Impact, tu hai delle parti di trama che si ricollegano a cose che abbiamo visto ormai mesi e mesi fa, o tanti parti di trama fa. Quindi non hai semplicemente la storia di Fontaine con Neuvillette, Wriothesley, Clorend, Fiorina e tutto il resto. No, adesso qua ci ricolleghiamo a diverse altre cose. Ci andiamo a ricollegare ad Encanomia, ci andiamo a ricollegare all'Abisso, insomma, e tutto il resto. Quindi, capito, è bello vedere questa attenzione ai dettagli da parte di Hoyoverse, nonostante appunto magari in rete qualcuno si lamenta spesso della parte narrativa, che è noiosa da giocare, che ti ripeto, per alcune parti è vero, sono il primo che si annoia quando ci sono cose veramente secondarie, però alla fine devi anche vedere qual è il ruolo di queste cose all'interno della storia. Cioè, se tu hai delle parti che non funzionano, evidentemente hanno comunque un ruolo all'interno della storia che ti serve per innalzare tutto il resto. Cioè tu non puoi offrirmi 8 ore, per dire, di contenuti narrativi dove accade di tutto, non avrebbe tanto senso. Però a parte questo, ti ripeto, l'Archon Quest finora è veramente molto bella. Non ti so dire se è la migliore al momento delle varie Archon Quest che abbiamo visto di tutte le varie regioni, anche perché non sarebbe un confronto giusto se vai ad analizzare l'Archon Quest di Mondstadt, quella di Liyue, Inazuma, Sumeru, anche quella di Fontaine a questo punto, proprio perché man mano che la trama va avanti tu puoi citare più cose, puoi citare cose che sono viste in passato, cosa che appunto le parti di trama di Mondstadt, di Liyue e tutto il resto non potevano fare in quel periodo, capito? Quindi ti ripeto, al momento è stata bella, è stata vincente, interessante, ci ha svelato cose molto molto piccanti dal punto di vista narrativo. Però un giudizio finale sull'Archon Quest aspetto che la finiamo, perché al momento è stata bella, ma sai come quella di Sumeru è quella di Sumeru, cioè
là veramente mi hai cambiato tutto quello che io potevo pensare per quanto riguarda il funzionamento stesso del mondo di Tevat, mentre invece le altre sono state molto, non ti dico standalone, però funzionavano nel loro contesto, quella di Mosta, di Yue e anche quella di Inazuma. Quella di Sumero ha cambiato veramente tutto. Ora vedremo se sarà a tutti gli effetti così, anche per quella appunto di Fontaine. Hanno ancora il modo di introdurti qualcosa di assolutamente mind blowing, come direbbero in inglese. Però appunto bisogna vedere, perché ora ha introdotto tutti questi temi, il mare primordiale, Neo Villetti che ha questo potere che però non gli basta e tutto il resto, quindi insomma bisogna vedere perché una volta che mi fai vedere finalmente lo Gnosi, magari interviene Arlecchino con una parte un pochino più importante a livello proprio di eventi, di trama, che insomma chissà che cosa potrà fare, allora lì vedremo dove la trama vuole andare a parare, anche perché ti ripeto, al di fuori di Fontaine mancano un Atlan e manca essenzialmente Cesnaia, cioè non abbiamo così tante altre regioni, giusto per precisare, ok? Quindi se devi farmi vedere qualcosa a livello narrativo me lo devi far vedere adesso.